Lezione 1. Alla scoperta di Venezia. Hai mai pensato di visitare la magica città di Venezia? Sì, è una delle mete dei miei sogni. I canali sono così affascinanti. Immagina di scivolare sui corsi d'acqua su una gondola, circondato da splendidi edifici. Sembra incredibile. Sento quasi cantare i gondolieri adesso. E il cibo? Pasta fresca e frutti di mare direttamente sui canali sarebbero fantastici. Posso immaginare di godermi un delizioso pasto mentre guardo il tramonto sull'acqua. Dovremmo assolutamente visitare Piazza San Marco. L'atmosfera lì è elettrizzante. Oh, la basilica è bellissima. Mi piacerebbe vedere gli intricati mosaici. Dopodiché, possiamo esplorare le strade strette e i negozi nascosti. Lezione 2. Comprendere la povertà. Forse non comprendiamo appieno le profondità della povertà, ma possiamo ascoltare chi lo capisce. Sì, è fondamentale. L'ascolto ci aiuta a entrare in empatia e a conoscere le loro esperienze. Assolutamente. È importante elevare la loro voce e comprendere le loro difficoltà. E posso impegnare la nostra nazione a raggiungere l'obiettivo di affrontare questi problemi attraverso l'istruzione e le opportunità. È un impegno potente. L'istruzione è fondamentale per spezzare il ciclo della povertà. Sì. Consente agli individui e alle comunità di creare cambiamenti. Di sicuro. Ascoltare e imparare dalle persone colpite può guidare efficacemente i nostri sforzi. Assolutamente. Insieme possiamo lavorare per una società più equa. Sì. Ogni azione è importante e possiamo avere un impatto significativo nel tempo. Lezione 3. Esperienza turistica. Il risultato è stato che non era raro che i turisti che si affollavano vicino alle cascate rimanessero incantati dal flusso del fiume. Sì, la potenza e la bellezza delle cascate possono lasciare i visitatori a bocca aperta, creando ricordi indimenticabili. Assolutamente. È affascinante vedere come la natura possa affascinare così tante persone contemporaneamente. Sì, e i suoni dell'acqua che scorre combinati con panorami mozzafiato creano un'atmosfera magica. Esattamente. Molti turisti vengono non solo per vedere le cascate, ma per provare quel senso di meraviglia e connessione con la natura. Ed è interessante come queste esperienze spesso incoraggino le persone a riflettere sulla propria vita. Sì, momenti come questi possono ispirare un maggiore apprezzamento per l'ambiente e il nostro posto al suo interno. Alla fine, la bellezza delle meraviglie naturali come le cascate serve a ricordare l'importanza della conservazione. Sicuramente. La protezione di questi tesori assicura che le generazioni future possano vivere le stesse meravigliose esperienze. Lezione 4. Preferenze relative alle dimensioni dello schermo. Dipende dalle tue esigenze nella scelta delle dimensioni dello schermo. Trovo che 15 pollici siano una buona dimensione per portabilità e usabilità. È una scelta solida. È abbastanza grande per la maggior parte delle attività pur rimanendo portatile. Esattamente. Apprezzo avere abbastanza spazio sullo schermo per il multitasking. Sì. È importante trovare un equilibrio tra dimensioni e praticità. Di sicuro. Parliamo ulteriormente delle nostre preferenze per aiutare gli altri. Ottima idea. La condivisione delle informazioni può aiutare le persone a prendere decisioni informate. Sì.
Ecco come aiutare gli altri a trovare la tecnologia giusta per le loro esigenze. Assolutamente. Insieme possiamo semplificare le scelte tecnologiche. Lezione 5. Fare la spesa. Ehi, com'è andata la tua giornata? È stato piuttosto affollato ma gestibile. Che mi dici di te? Lo stesso qui. A proposito, non dimenticare di prendere anche del latte e del pane. Sicuramente. Possiamo anche verificare se ci sono buone offerte sugli snack. Sembra un piano. Adoro trovare sconti. Sì. È sempre bello risparmiare un po' mentre si fa la spesa. Esattamente. Inoltre, mi piace esplorare diversi corridoi per scoprire nuovi oggetti. Anch'io. È come una piccola avventura ogni volta che andiamo a fare la spesa. Assicuriamoci di attenerci alla nostra lista questa volta. Lezione 6. Suggerimenti per il trasporto. Se hai intenzione di raggiungere l'aeroporto, come pensi di viaggiare? Probabilmente prenderò un taxi o forse un'app di rideshare. È una buona idea. I taxi possono essere comodi ma a volte costosi. Sicuramente. Ho scoperto che il ridesharing può essere più conveniente. Sì, e di solito è veloce procurarsi un'auto tramite quelle app. Esattamente. Inoltre, puoi tracciare il tuo autista in tempo reale. Questa è una bella funzionalità. Ti dà tranquillità durante l'attesa. Assolutamente. Controlliamo le tariffe stimate prima di decidere. Ottimo piano. Voglio assicurarmi che stiamo facendo la scelta migliore. Lezione 7. Richiesta di pagamento. Se hai bisogno di altre foto, basta chiedere. Sono lieto di fornirle. Questo è un buon consiglio. Potrei voler vedere maggiori dettagli prima di prendere una decisione. Assolutamente. Come funziona la procedura di pagamento a tale scopo? È piuttosto semplice. Puoi pagare online o di persona, a seconda di cosa preferisci. Sembra facile. Mi piace avere opzioni per quanto riguarda il pagamento. Sì. Rende tutto più comodo, soprattutto se sei occupato. Di sicuro. Ti farò sapere se ho bisogno di altre immagini o dettagli. Ottimo! Sono qui per aiutarti con tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie. Apprezzo il tuo supporto durante questo processo. Lezione 8. Dialogo di squadra. Il dialogo all'interno del team è essenziale per il nostro successo. Assolutamente. Tutti dovrebbero sentirsi incoraggiati a esprimere le proprie idee e preoccupazioni. Sì. La comunicazione aperta favorisce la collaborazione e l'innovazione. Sono d'accordo. È importante creare un ambiente in cui tutte le voci siano ascoltate. Esattamente. Quando i membri del team si sentono apprezzati, aumenta il morale e la produttività. Sicuramente. Porta a una risoluzione dei problemi e alla creatività più efficace. Di sicuro. Rendiamo prioritario facilitare queste conversazioni regolarmente. È un'ottima idea. Sono entusiasta di vedere come migliora il nostro lavoro di squadra. Anch'io. Insieme possiamo ottenere risultati sorprendenti attraverso la collaborazione. Lezione 9. Contratti sportivi.
Recentemente ci sono stati importanti contratti con le reti televisive. Interessante. Quale rete è stata coinvolta nella sponsorizzazione della rivale Lega di football americano? La rete televisiva ABC è stata uno dei principali attori di quell'iniziativa. È affascinante. All'epoca doveva essere un panorama piuttosto competitivo. Sì. La rivalità ha aumentato l'entusiasmo dei fan e ha aumentato il numero di spettatori. Assolutamente. È interessante vedere come tali mosse influiscono sull'industria dello sport. Esattamente. Le sponsorizzazioni possono cambiare completamente la dinamica dei campionati sportivi. Sono d'accordo. Si tratta di coinvolgere il pubblico e creare esperienze elettrizzanti. Sicuramente. Teniamo d'occhio come questi sviluppi si evolveranno in futuro. Lezione 10. Evoluzione della ricerca. In questa rivoluzione, la ricerca è diventata fondamentale per il nostro progresso. L'ho notato anch'io, ora sembra più formalizzato. Sì, ed è anche diventato più complesso e costoso nel tempo. Questo è vero. I finanziamenti per la ricerca sono aumentati in modo significativo. Sì, ma comporta anche delle sfide nella gestione di tali risorse. Posso immaginarlo. Bilanciare l'innovazione con i vincoli di bilancio deve essere difficile. Assolutamente. Oggi la posta in gioco nella ricerca è più alta che mai. È affascinante, però, quanto possiamo ottenere con la giusta concentrazione. Sicuramente. Il futuro della ricerca sembra promettente. Lezione 11. Meraviglie alpine. Guardate quelle cime innevate, e sono mozzafiato. Lo sono davvero, i ghiacciai scintillanti sono stupendi. E quei campi di ghiaccio sembrano estendersi all'infinito. Adoro il contrasto tra i prati alpini e il freddo blu dei ghiacciai. La natura sa davvero come creare paesaggi meravigliosi. È incredibile quanto alcune di queste aree siano ancora incontaminate. Mi piacerebbe fare un'escursione lassù ed esplorare. Sembra un'avventura che aspetta di accadere. Sicuramente. Pianifichiamo presto un viaggio. Lezione 12. Colloqui di lavoro. Hai mai fatto un colloquio di lavoro? Sì, ne ho bevuti alcuni e possono essere piuttosto snervanti. Sono d'accordo. La pressione per fare buona impressione è intensa. Esattamente. Prepararsi per le domande può essere faticoso a volte. Quali strategie usi per calmare i nervi? Faccio domande comuni e mi concentro sui miei punti di forza. Questo è intelligente. La fiducia fa davvero la differenza durante le interviste. Lo fa. E anche essere ben preparati aiuta molto. Condividiamo suggerimenti per aiutarci a vicenda a prepararci meglio. Lezione 13. Geometria in pratica. Se un lato è di 20 mm, è la metà dell'altezza della base. Questa è un'osservazione interessante. In che modo si collega al nostro progetto? Potremmo considerare le proporzioni per garantire l'accuratezza del nostro design. Questo ha senso. Comprendere le dimensioni è fondamentale. Esattamente. Può influire sulla stabilità complessiva della nostra struttura. Prenderò appunti al riguardo. È fantastico avere misurazioni chiare.
Lavoriamo su un diagramma per visualizzare meglio le nostre idee. Buona idea! Gli ausili visivi possono davvero aiutare a chiarire i concetti. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Lezione 14. Diritti dei Maori. Oggi, i Maori hanno raggiunto la parità di diritti, il che è un progresso significativo. Lo è davvero, ma ci sono ancora alcuni disaccordi nella comunità. Sì, navigare in queste discussioni può essere difficile. Ammiro la loro resilienza nel difendere i loro diritti. Assolutamente. È importante continuare a soddisfare le loro esigenze. Sono d'accordo. L'istruzione svolge un ruolo chiave nel promuovere la comprensione. Sicuramente. Un dialogo aperto può aiutare a colmare le lacune nella percezione. Assicuriamoci di rimanere informati sui loro problemi. Ottima idea. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Lezione 15. Preferenze per la colazione. Capisco che ognuno abbia le proprie preferenze. Che ne dite della colazione? Questo è vero. Alcune persone amano un pasto abbondante, mentre altre preferiscono qualcosa di leggero. Esattamente. Di solito mi piacciono le uova e il pane tostato, ma conosco molti che preferiscono la farina d'avena. La farina d'avena è un'ottima scelta. È salutare e ti mantiene pieno più a lungo. Giusto. E alcune persone aggiungono persino frutta o noci per renderlo più interessante. Mi piace l'idea. Che mi dici dei pancake? Fanno sempre piacere al pubblico. I pancake sono deliziosi. Mi piacciono con frutti di bosco freschi e sciroppo d'acero. Sembra perfetto. È bello avere varietà al mattino. Sicuramente. Una buona colazione dà il tono per il resto della giornata. Lezione 16. L'orgoglio della condivisione. Ho sentito da te che sono molto orgogliosi di ciò che hanno condiviso con te. Sì, è incredibile quanto impegno mettano nelle loro tradizioni. È bellissimo. La condivisione di esperienze culturali arricchisce tutte le persone coinvolte. Assolutamente. Crea una comprensione e un apprezzamento più profondi. Adoro conoscere usanze diverse e rende il viaggio molto più significativo. Sono d'accordo. Ogni storia condivisa è uno scorcio delle loro vite e dei loro valori. È incredibile come queste connessioni possano colmare le lacune tra le persone. Sì, e favorisce un senso di comunità e appartenenza. Continuiamo a esplorare nuove culture insieme, è un'esperienza così gratificante. Lezione 17. Evitare i germi. Non sono sicuro che funzioni o no, ma non voglio respirare i germi del raffreddore di nessuno. Questa è una preoccupazione valida. Rimanere in salute è davvero importante, soprattutto durante la stagione influenzale. Esattamente. Ho iniziato a usare il disinfettante per le mani più spesso. È una buona idea. Tenere le mani pulite può davvero aiutare a prevenire le malattie. Cerco anche di evitare i luoghi affollati se posso evitarlo. Mossa intelligente. L'aria fresca è sempre meglio quando ci si sente cauti. Hai altri consigli per rimanere in salute? Anche mangiare bene e dormire a sufficienza sono fondamentali. Lo terrò a mente. Un po' di prevenzione fa molto. Lezione 18. Istruzioni rese semplici.
Ma da che parte devo stare, sinistra o destra? Sembra molto complicato, ma in realtà non lo è. Apprezzo la tua fiducia. Mi confondo spesso con le indicazioni stradali. Non preoccuparti. Ricordati solo di cercare punti di riferimento che ti guidino. Questo è un ottimo consiglio. I punti di riferimento li rendono più facili da ricordare. Esattamente. E se perdi una svolta, torna sui tuoi passi con calma. Cercherò di tenerlo a mente la prossima volta. Ce ne accorgerai. La pratica rende perfetti la navigazione. Mi sento già più sicuro. Grazie per il tuo aiuto. Lezione 19. Passeggiate in famiglia. Mi piace portare i miei nonni a fare una passeggiata in modo che possano vedere la mia scuola. Sembra meraviglioso. È fantastico che facciano parte della tua vita quotidiana. Sì, e adorano incontrare i miei amici lungo la strada. Posso immaginarlo. Deve essere divertente per loro ascoltare storie sulla tua giornata. Esattamente. A loro piace sapere cosa sto facendo e con chi sto. È bello creare quei ricordi insieme. Assolutamente. Ci avvicina tutti come famiglia. Penso che sia davvero speciale. Quanto spesso vai a fare passeggiate? Cerchiamo di andarci almeno una volta alla settimana, tempo permettendo. Lezione 20. Partecipazione attiva. Sì, assicurati di indossare costumi da bagno e doccia adeguati prima di entrare. È fantastico. È importante per la salute, specialmente nel mondo di oggi. Sicuramente. Inoltre, aiuta a ridurre significativamente i costi sanitari. Questa è una situazione vantaggiosa per tutti. Persone più sane significano minori spese. Esattamente. Incoraggia uno stile di vita più attivo per tutte le persone coinvolte. Adoro quell'idea. Favorisce anche il senso di comunità. Sì, e ispira gli altri a partecipare e fare la differenza. È bello vedere iniziative di questo tipo avere un impatto. Assolutamente. Più persone partecipano, meglio è per tutti. Lezione 21. Le città costiere. Sembra perfetto. Conosci qualche città costiera nelle vicinanze? Sì, ce ne sono alcuni affascinanti a breve distanza in auto. Mi piacerebbe molto visitarlo. Quali sono alcuni dei loro nomi? C'è una graziosa cittadina chiamata Seaside, famosa per le sue bellissime spiagge. Sembra incredibile. Posso già immaginare di rilassarmi in riva all'oceano. È davvero pittoresco, con negozi carini e ottimo pesce. Sono decisamente interessato. E le altre città? Un altro è Harborview, noto per i suoi tramonti mozzafiato. Wow, mi piacerebbe vederlo. Organizziamo presto un viaggio. Lezione 22. Prestazioni dei concorrenti. Come si comportano i nostri concorrenti sul mercato? In realtà, fanno fatica a tenere il passo con le nostre innovazioni. È bello sentirlo. Dimostra che siamo sulla strada giusta. Assolutamente. Le nostre strategie sembrano dare i loro frutti. Mi chiedo quali sfide stiano affrontando.
potrebbero avere problemi con l'adattamento alle nuove tecnologie. Questo potrebbe spiegare perché sono rimasti indietro. Sì, stare all'avanguardia richiede un'evoluzione costante. Continuiamo a superare i nostri limiti e rimanere competitivi. Lezione 23. Raccomandazioni. Qualche consiglio su cosa vedere e fare mentre siamo lì? Assicuratevi di visitare Central Park, è assolutamente da vedere. Ne ho sentito parlare così tanto. Cosa dovremmo fare lì? Puoi fare una bella passeggiata, fare un picnic o persino noleggiare una bicicletta. Sembra perfetto. Adoro stare all'aria aperta. Ci sono anche bellissime sculture e giardini da esplorare. Non vedo l'ora di vivere tutta quella natura in città. Ti piacerà. È una grande fuga dal caos urbano. Facciamo un elenco di tutto ciò che vogliamo fare. Lezione 24. Incontri spettrali. Deve essere un fantasma. Ho guardato fuori da sotto le coperte. Davvero? Hai visto qualcosa di insolito? Ho aspettato che comparisse il fantasma, con il cuore all'impazzata. Sembra così inquietante. Cosa è successo dopo? Ho sentito dei rumori strani, ma non riuscivo a guardare. Sarei stato terrorizzato. Come te la sei cavata? Ho appena chiuso gli occhi e ho cercato di calmarmi. È coraggioso. Probabilmente sarai corso fuori dalla stanza. È stata sicuramente una notte da ricordare. Lezione 25. Tattiche sui social media. Ottimo! Qual è la tua tattica preferita per raggiungere le persone? Mi piace usare i social media. È uno strumento così potente. Assolutamente. Ti consente di entrare rapidamente in contatto con un vasto pubblico. Esattamente. Lo trovo utile per condividere aggiornamenti e interagire con i follower. Ti concentri su piattaforme specifiche? Uso principalmente Instagram e Twitter. Funzionano bene per i miei obiettivi. Sono ottime scelte. I contenuti visivi attirano davvero l'attenzione. Sì, ed è facile condividere storie che risuonano tra le persone. Facciamo un brainstorming di nuove idee per la nostra strategia sui social media. Lezione 26. Momenti nervosi. Sono sempre nervosa prima di una grande presentazione. Anch'io. È come se la mia mente si svuotasse nei momenti peggiori. Esattamente. Comincio a preoccuparmi che vada tutto storto. È dura quando non riesci a ricordare cosa volevi dire. Cerco di allenarmi, ma la pressione peggiora le cose. Penso che dovremmo condividere consigli su come gestire quell'ansia. Sembra un'ottima idea. Cosa fai di solito? Faccio respiri profondi e ricordo a me stesso di mantenere la calma. Questo aiuta molto. Ci proverò sicuramente la prossima volta. Lezione 27. Divertimento in spiaggia. Oh guarda, ci sono così tante conchiglie sparse sulla spiaggia. Adoro collezionare conchiglie. Mi ricordano le giornate estive. E dovremmo assolutamente procurarci anche un pallone da spiaggia con cui giocare. È un'idea fantastica. Renderà la nostra giornata ancora più divertente. Inoltre,
Possiamo avere un po' di competizione mentre giochiamo. Sono pronto per la sfida. Vediamo chi riesce a segnare più gol. Scommetto di poterti battere. Questo lo vedremo. Troviamo prima quel pallone da spiaggia. Posso già immaginarci che ci divertiamo così tanto insieme. Lezione 28. Carriere e interessi. È interessante pensare a diversi lavori, come medici e poliziotti. Sì, svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società. Mio padre mi diceva sempre quanto duramente lavorassero. Il mio non guarda nemmeno la televisione, crede nell'essere produttivi. Questa è una mentalità forte. Cosa fai invece? Trascorre del tempo facendo volontariato e aiutando gli altri membri della comunità. È ammirevole. È bello vedere persone che fanno la differenza. Assolutamente. Forse dovremmo considerare anche come possiamo contribuire. Mi piace l'idea. Facciamo un brainstorming su alcuni modi in cui possiamo dare una mano. Lezione 29. Fare acquisti insieme. Vuoi fare shopping con me? Certo. Mi servirebbero anche dei vestiti nuovi. È fantastico. Sarà divertente sfogliare insieme. Assolutamente. Adoro dare un'occhiata a diversi stili e tendenze. Sì. Inoltre, possiamo aiutarci a vicenda a fare le scelte giuste. Esattamente. Avere una seconda opinione può essere davvero utile. Di sicuro. Facciamo un elenco di ciò che stiamo cercando. Ottima idea. Ci manterrà concentrati durante gli acquisti. Sì. Non vedo l'ora che inizi la nostra avventura di shopping. Lezione 30. Fare la spesa. Ehi, com'è andata la tua giornata? È stato piuttosto affollato ma gestibile. Che mi dici di te? Lo stesso qui. A proposito, non dimenticare di prendere anche del latte e del pane. Sicuramente. Possiamo anche verificare se ci sono buone offerte sugli snack. Sembra un piano. Adoro trovare sconti. Sì. È sempre bello risparmiare un po' mentre si fa la spesa. Esattamente. Inoltre, mi piace esplorare diversi corridoi per scoprire nuovi oggetti. Anch'io. È come una piccola avventura ogni volta che andiamo a fare la spesa. Assicuriamoci di attenerci alla nostra lista questa volta. Lezione 31. Suggerimenti per il trasporto. Se hai intenzione di raggiungere l'aeroporto, come pensi di viaggiare? Probabilmente prenderò un taxi o forse un'app di rideshare. È una buona idea. I taxi possono essere comodi ma a volte costosi. Sicuramente. Ho scoperto che il ridesharing può essere più conveniente. Sì, e di solito è veloce procurarsi un'auto tramite quelle app. Esattamente. Inoltre, puoi tracciare il tuo autista in tempo reale. Questa è una bella funzionalità. Ti dà tranquillità durante l'attesa. Assolutamente. Controlliamo le tariffe stimate prima di decidere. Ottimo piano. Voglio assicurarmi che stiamo facendo la scelta migliore. Lezione 32. Preferenze relative alle camere. Sono solo io, quindi è necessario un solo ospite. Capisco.
Che tipo di camera preferisci? Vorrei una camera singola accogliente con una bella vista, se possibile. Sembra adorabile. Una vista può davvero migliorare il tuo soggiorno. Sì. Rende l'esperienza più speciale. Assolutamente. Mi assicurerò di richiederlo per te. Grazie. Grazie per il tuo aiuto con gli arrangiamenti. Non preoccuparti. Voglio assicurarmi che tu ti diverta. Sono sicuro che lo farò, soprattutto con il tuo aiuto. Lezione 33. Riunione mattutina. Buongiorno. Sono lieto che tu ne abbia parlato. Sì, li ho esaminati a fondo e sono pronto a discutere le nostre scoperte. È bello sentirlo. Cosa ti ha colpito di più nella tua recensione? Ho notato alcune aree chiave di miglioramento che dovremmo affrontare. Eccellente. L'identificazione di queste aree ci aiuterà a migliorare le nostre prestazioni. Esattamente. Credo che concentrarsi su questi punti porterà a risultati migliori. Sono d'accordo. Delineiamo un piano per affrontare insieme questi problemi. Suona bene. Non vedo l'ora di collaborare alle soluzioni. Anch'io. Insieme possiamo apportare cambiamenti significativi. Lezione 34. Apprezzamento. Apprezzo il tuo aiuto con questo progetto. È un piacere. Sono sempre qui per supportare la squadra. Significa molto. Se hai domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, fammelo sapere. Grazie. Ti contatterò sicuramente se dovesse succedere qualcosa. Ottimo. Per noi è importante rimanere connessi durante tutto questo processo. Sono d'accordo. Mantenere aperta la comunicazione ci aiuterà ad avere successo. Esattamente. Sono felice che stiamo lavorando insieme su questo. Anch'io. Non vedo l'ora di vedere il nostro duro lavoro ripagato. Sì. Insieme raggiungeremo i nostri obiettivi. Lezione 35. Personal touch. È una bella idea. L'aggiunta di elementi personali migliorerà davvero il tuo salotto. Assolutamente. Dona calore e carattere allo spazio. Penso che aiuti a creare un'atmosfera accogliente anche per gli ospiti. Sì, e riflette la tua personalità, facendola sentire come a casa. Che tipo di tocchi personali stai considerando? Sto pensando di aggiungere alcune foto di famiglia e decorazioni fatte a mano. Sono ottime scelte. Possono innescare conversazioni meravigliose. Esattamente. Voglio che il mio salotto sia un luogo in cui si celebrano i ricordi. Non vedo l'ora di vedere come andrà tutto insieme. Lezione 36. Mantenere lo spazio. I mobili devono essere lucidati regolarmente per mantenerli come nuovi. Sono d'accordo. Un po' di manutenzione fa molto per preservarne la bellezza. E il bagno deve essere tenuto pulito, fa davvero la differenza. Sicuramente. Un bagno pulito è essenziale per un'esperienza piacevole. Penso che avere un programma di pulizia possa aiutare a mantenere tutto in ordine. È un'idea intelligente. Assicura che nessuna area venga trascurata.
Inoltre, crea un ambiente più invitante per tutti. Esattamente. Uno spazio ordinato può migliorare l'umore e l'energia della casa. Condividiamo alcuni consigli su come facilitare la pulizia.